I verbi pronominali sono il mio argomento preferito in italiano e sono importantissimi da conoscere perché sono usati tantissimo da noi italiani nella conversazione. Quindi devi conoscerli anche tu. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio parlarti di verbi pronominali, ma voglio farlo per dimostrarti quanto si usano nella conversazione di tutti i giorni. Infatti, io ti dirò delle frasi con un italiano normale, standard, più neutro, più noioso, ok? E poi ti dirò la stessa frase con un verbo pronominale. Così la frase è più bella, naturale, autentica. Insomma, ci divertiremo. Però, prima di iniziare, che cos'è un verbo pronominale? È facile. Un verbo pronominale è semplicemente l'unione di uno o due pronomi a un verbo. Ma i pronomi che aggiungiamo non sono pronomi normali che sostituiscono qualcosa. Sono dei pronomi che aggiungiamo per cambiare il significato del verbo. Quindi il verbo normale significa una cosa, poi aggiungiamo uno o due pronomi e il significato cambia. Questo è un verbo pronominale. Ma iniziamo subito dal primo verbo, così puoi capire ancora meglio come funziona. Ti leggo questa frase. I miei amici sono venuti alla festa, ma sono andati via subito. Questa frase è perfetta. Ma abbiamo un altro modo per dire in italiano sono andati via. Non è troppo diverso, ma sicuramente un po' più usato. Sto parlando del verbo pronominale andarsene, andarsene. Infatti possiamo anche dire i miei amici sono venuti alla festa, ma se ne sono andati subito. Ma se ne sono andati subito. Quindi il verbo andare significa spostarsi verso un luogo. Il verbo andarsene significa andare via da un luogo, lasciare un luogo. Certo, possiamo dire andare via, ma in italiano è più comune usare il verbo pronominale andarsene. Come vedi, in questa frase al passato prossimo, se ne sono andati, usiamo l'ausiliare essere. In realtà tutti i verbi pronominali che finiscono in sene usano essere come ausiliare. Infatti i verbi pronominali possono essere divisi in grandi categorie, i verbi in sene, i verbi in ci, i verbi in cela, eccetera. E i verbi che fanno parte della stessa categoria seguono le stesse regole, la stessa logica nella coniugazione. Questo è importantissimo. E infatti, prima di andare avanti, voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico libro dei verbi pronominali italiani. In questo libro troverai i verbi pronominali divisi per categoria e troverai la coniugazione dei verbi. La coniugazione è una cosa spesso sottovalutata quando studiamo i verbi pronominali, ma in realtà è la cosa più importante, perché se tu conosci il significato di un verbo pronominale ma non sai la coniugazione, non potrai mai usarlo nella conversazione. Quindi la coniugazione è importantissima. Quindi troverai la coniugazione, alcune regole importanti e ovviamente troverai anche degli esempi. Eccoli qui. Gli esempi sono importantissimi perché grazie agli esempi possiamo capire in contesto il significato del verbo pronominale e solo così sarà più facile ricordare il significato e usare il verbo pronominale nella conversazione. Sono sicuro che questo libro sui verbi pronominali ti piacerà tantissimo e ti aiuterà incredibilmente a studiare questo argomento. Puoi scaricarlo scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o anche cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF.
Ora, prima di passare al prossimo verbo, voglio farti un altro esempio con andarsene. Infatti, all'imperativo tu ovviamente puoi dire vai via, ma sicuramente la versione più comune è vattene, cioè l'imperativo nella forma tu del verbo andarsene. E ora andiamo avanti e passiamo a un altro verbo, anzi una coppia di verbi pronominali. Ti leggo questa frase: devo cambiare gli occhiali, non vedo bene. Io ho gli occhiali, metto gli occhiali e comunque non vedo bene. Beh, questa frase è perfetta. Però c'è un altro modo per dirla, che anche questo non è troppo diverso. Possiamo usare il verbo vederci, quindi vedere più ci, e dire devo cambiare gli occhiali, non ci vedo. Non ci vedo semplicemente significa non vedo bene. E perché ti ho detto coppia di verbi? Beh, perché lo stesso è anche per il verbo sentire. Per esempio, il nonno non sente bene, parla a voce più alta. Possiamo dire il nonno non ci sente, parla a voce più alta. Ok? E ora ti do un'alternativa con un verbo pronominale di una delle frasi più comuni in italiano. Sai qual è l'alternativa a va bene? Va bene? Possiamo usare il verbo starci e dire ci sta. Il verbo starci ha tanti significati diversi, però io voglio focalizzarmi su questo significato, sulla forma ci sta, che semplicemente significa va bene, ok. Direi che forse questa è una forma usata di più dalle persone forse sotto i 40-50 anni. I miei genitori hanno 60 anni e di solito non usano questa forma, però comunque è molto molto diffusa. Per esempio, dividiamo le spese per il viaggio? Ci sta. Andiamo a mangiare una pizza stasera? Ci sta. Quindi, come vedi, puoi usare va bene, ma puoi usare anche ci sta. Decidi tu. E ora vediamo un altro verbo pronominale molto interessante che spesso gli studenti non conoscono. Immaginiamo questo dialogo. Te lo leggo. Devo comprare una bici nuova, ma non so quale scegliere. E l'altra persona mi risponde: chiedi a Marco, lui è un esperto di biciclette. Qual è un altro modo per dire è un esperto? Possiamo usare un verbo pronominale. Il verbo è intendersene. Infatti, intendersene semplicemente significa essere un esperto di qualcosa. Quindi possiamo ridire la frase così: chiedi a Marco, lui se ne intende di biciclette. E questo è uno di quei casi in cui la forma del verbo pronominale è molto diversa. Essere un esperto di e intendersene di sono molto molto lontane. Ed è un verbo pronominale usatissimo per dire questo. Sentirai molto molto spesso le persone dire se ne intende, me ne intendo. E la frase istantaneamente è più naturale, più autentica. Queste sono proprio le cose che fanno la differenza tra un italiano madrelingua e una persona che sta imparando l'italiano. Perché è raro sentire uno studente dire se ne intende. Perché è più facile dire è un esperto. Ma tu, quale italiano vuoi parlare? Vuoi parlare un italiano autentico? Allora inizia anche tu a usare i verbi pronominali come se ne intende. E il verbo intendersene fa parte della stessa categoria di andarsene. Infatti segue proprio le stesse regole. Se vuoi dare un'occhiata alla coniugazione, alle regole e ad altri esempi, dai un'occhiata al libro dei verbi pronominali che abbiamo preparato per te, trovi il link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. E ora vediamo un altro verbo pronominale che mi piace tantissimo. Ti leggo questa frase. Quando ho visto il cane correre abbaiando verso di me, ho avuto paura. Quando ho visto il cane correre
abbaiando, questo è abbaiare, verso di me, ho avuto paura. Io vedo questo cane che corre, abbaia, ho avuto paura. Qual è un altro modo per dire ho avuto paura? Usando un verbo pronominale. Questo è bellissimo. Possiamo usare il verbo farsela sotto. Farsela sotto. Quindi fare più si più la, si diventa se di fronte al pronome oggetto diretto la, e poi la parola sotto, farsela sotto. Quindi possiamo ridire la frase così: quando ho visto il cane correre abbaiando verso di me la sono fatta sotto. Me la sono fatta sotto. Ora, che significa davvero farsela sotto? Significa urinarsi, fare la pipì, addosso. E quando noi abbiamo molta paura, può succedere di farsi la pipì addosso. Quindi il significato letterale è questo, però usiamo principalmente farsela sotto per dire avere paura. Vedi come con un piccolo cambio rendiamo la frase ancora più piena di emozioni, perché avere paura è neutro, è piatto. Farsela sotto, invece, comunica un'emozione molto più grande. Me la sono fatta sotto, cioè ho avuto proprio paura di questo cane che continuava ad inseguirmi, ad abbaiare. I verbi pronominali fanno questo, aggiungono carattere, aggiungono emozione a una frase. E ora vediamo quest'altra frase. Dario è arrabbiato con me perché non gli ho risposto subito ai messaggi. Qual è un altro modo per dire che Dario è arrabbiato con me? Usiamo un verbo che non ti aspetti. Usiamo il verbo avere, sì, con ci e la. Avercela. Quindi possiamo dire Dario ce l'ha con me perché non gli ho risposto subito ai messaggi. Dario ce l'ha con me significa Dario è arrabbiato con me. Il verbo avercela è usatissimo in italiano e secondo me Dario ce l'ha con me è più comune di Dario è arrabbiato con me, molto più comune. Questo devi impararlo assolutamente. Andiamo avanti con quest'altra frase. Riesci ad arrivare puntuale domani alla riunione? Qui possiamo sostituire con un verbo pronominale il verbo riuscire. E possiamo usare il verbo farcela, quindi fare più ci più la. Fa parte della stessa categoria di avercela. Quindi potrei anche dire ce la fai ad arrivare puntuale domani alla riunione? Ce la fai? Ma qual è la differenza tra il verbo riuscire e il verbo farcela? Il verbo riuscire è piatto, standard, normale. Invece, se io dico ce la fai, nella mia testa io sto pensando che quella cosa sarà probabilmente difficile per te. Se io dico riesci ad arrivare puntuale, ti sto chiedendo se è una cosa che puoi fare, sì o no. Se invece ti chiedo ce la fai ad arrivare puntuale, io penso che quella cosa sarà difficile per te. Dovrai impegnarti per arrivare puntuale. Quindi forse sto anche comunicando un po' più di empatia, perché so che sarà difficile per te, perché forse hai un altro impegno. Quindi, come vedi, torniamo sempre allo stesso punto: emozioni. I verbi pronominali comunicano emozioni e anche il prossimo verbo pronominale comunica una grandissima emozione. Vediamo questa frase. È da stamattina che studio, sono stanco. È da stamattina che studio. Sono stanco. Sono stanco spegne tutto. Perché sono stanco. È piatto, è senza emozioni. È da stamattina che studio, ho studiato tantissimo. Voglio dire che sono stanco di studiare, ma voglio usare un verbo pronominale che mi permetta di esprimere questa emozione che ho dentro, del fatto che sono stanco, sono esausto. E posso usare il verbo non poterne
più, quindi il verbo potere più la particella ne e anche alla fine più. Ascolta attentamente. È da stamattina che studio, sono stanco. È da stamattina che studio, non ne posso più. Non ne posso più. Vedi come cambia? Cambia completamente. L'intenzione è diversa. Sono stanco significa tutto. Sono stanco. Posso essere stanco perché ho camminato tanto, perché ho lavorato tanto, perché non ho dormito abbastanza. Invece, non ne posso più significa che sono stanco di fare qualcosa che mi ha richiesto tantissima forza, tantissima energia. Quindi, come vedi, sono stanco e non ne posso più hanno lo stesso significato, ma un'intenzione e un'emozione completamente diversa. Ora, una cosa che volevo aggiungere su questo verbo, che si applica anche a tutti gli altri verbi pronominali, è che il verbo poterne, nella forma non poterne più, non si coniuga in tutti i tempi. Infatti, non poterne più si usa soltanto al presente, non ne posso più, e all'imperfetto, non ne potevo più. Quindi non è importante imparare il passato prossimo, il congiuntivo, il condizionale. Non devi neanche pensarci, perché si usa solo al presente e all'imperfetto. Ecco, questa è una cosa molto importante che troverai nel nostro libro sui verbi pronominali. Infatti, se io vado a questa pagina dove c'è il verbo non poterne più, puoi vedere che noi lo coniughiamo solo al presente e all'imperfetto, perché non si coniuga in altre forme. Questo è molto importante perché ti risparmierà tanto lavoro sulla coniugazione, e questo lo facciamo per tutti i verbi. Quindi scarica anche tu questo fantastico libro sui verbi pronominali cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. Finiamo con questo verbo pronominale che mi piace da morire. Ti leggo questa frase. È importante per me che tu venga al mio spettacolo. È importante per me che tu venga al mio spettacolo. Ti dico una cosa, questa frase un italiano non la direbbe mai, mai. È una frase correttissima, perfetta dal punto di vista grammaticale, stiamo usando nel modo giusto il congiuntivo, ma non la sentirai da un italiano. Un italiano non dice è importante per me. Un italiano dice ci tengo, dal verbo tenerci, tenere più ci. Ci tengo significa è importante per me. Ci tieni è importante per te. Qui per me non c'è neanche una discussione da fare. È importante per me è una cosa che un italiano non direbbe. Un italiano dice ci tengo e voglio che anche tu dica ci tengo. Quindi possiamo ridire la frase, manteniamo il congiuntivo, ci tengo che tu venga al mio spettacolo. Ci tengo che tu venga al mio spettacolo. Cioè questa cosa è importante per me. Ovviamente ci tengo anche è carico di emozioni, perché se noi diciamo ci tengo significa che per noi quella cosa è davvero importante. Quindi, come vedi, quando parliamo di verbi pronominali, parliamo di emozioni, parliamo di un linguaggio autentico. Parliamo dell'italiano vero. E tu, quanti verbi pronominali conoscevi? Magari fammelo sapere nei commenti e non dimenticare di scaricare il libro sui verbi pronominali che puoi scaricare facilmente cliccando sul link qui sotto in descrizione, sul primo commento o anche scannerizzando il QR code che vedi adesso sullo schermo. Ti aiuterà tantissimo. E se questo video ti ha aiutato e hai imparato tante nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. E se hai qualche domanda sui verbi pronominali, lasciala qui sotto nei commenti e farò il possibile per risponderti. Noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!